In questo video andremo a analizzare quelli che sono i principali contenuti del nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Vediamo un elenco di quelli che saranno gli argomenti che andremo a trattare. Prima di tutto analizzeremo quelle che sono le modifiche apportate ai soggetti che possono erogare e organizzare la formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Vedremo anche i cambiamenti legati alla documentazione attestante l'avvenuta formazione. Vedremo poi quelle che sono le modifiche ai corsi per preposti, dirigenti, datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP, RSPP ASPP, CSE e CSP e l'aggiornamento di questi. Poi vedremo alcuni corsi nuovi, quindi ad esempio la formazione per datori di lavoro e la formazione per spazi confinati. Analizzeremo poi le novità in materia di formazione nell'uso delle attrezzature e quali sono le nuove attrezzature introdotte. Vedremo anche come cambiano le modalità di erogazione dei corsi tra presenza, formazione in videoconferenza e learning. Ci sono poi state anche delle modifiche alle equipollenze tra corsi diversi. Infine, vedremo uno dei contenuti principali di questo accordo, ovvero l'introduzione dell'obbligo di verificare l'efficacia della formazione durante il lavoro. Prima di iniziare vi ricordo che questi video sono realizzati dallo staff di AmSafe. AmSafe è un gestionale in cloud per la sicurezza e salute dei lavoratori e non solo. Il gestionale, utilizzabile attraverso qualsiasi browser internet, è composto da una serie di funzionalità che potete decidere di attivare o meno in base alle vostre necessità. Andiamo dal portale per i lavoratori al modulo formazione, il modulo DVR e rischi specifici, il modulo commesse per la gestione di preventivi, contratti, assegnazione delle ore, rendicontazione, fatturazione e controllo dei pagamenti. Il modulo controlli e manutenzioni per gestire le manutenzioni di impianti, attrezzature e ambienti di lavoro, il modulo appalti per la verifica di idoneità tecnico-professionale e la redazione del DUVRI, il modulo DP per la gestione degli acquisti, magazzino, consegna e riconsegna dei DP, il modulo base per le scadenze in materia di formazione, visite mediche e documenti, AmSafe Connect che permette di collegare AmSafe a sistemi quali Google Calendar, Outlook, OneDrive, Google Drive. E infine l'ultimo nato, il modulo Sistemi di gestione, che vi permette di realizzare un sistema di gestione in maniera completamente elettronica. Visto l'argomento di questo video, approfondiamo quello che è il modulo formazione. Il modulo formazione vi permette di generare in maniera molto veloce quelli che sono i registri e gli attestati, ma anche vi permette di effettuare un'analisi molto approfondita di quelle che sono le necessità, i gap tra le competenze richieste in base alle mansioni e ai ruoli e le effettive competenze possedute dai lavoratori. Il sistema vi permette anche di generare il progetto formativo, analizzare i requisiti formativi, inviare ai partecipanti dei messaggi con una periodicità che deciderete voi, definire un piano di formazione annuale, permettervi di archiviare, quindi creare un fascicolo del corso in maniera completamente elettronica e soprattutto vi permette di gestire anche la formazione parziale, che all'interno dell'accordo viene richiamata come un'ottima opportunità, cioè invece che erogare dei singoli interventi di aggiornamento cumulativi con tutte le ore, creare dei piccole attività formative che l'accordo chiama break formativi da 15-30 minuti. Grazie a AmSafe sarà possibile registrare in maniera molto facile questa attività e avere poi un rendiconto complessivo. Infine, all'interno di AmSafe è anche possibile
usufruire di piattaforme di learning di terze parti per poter offrire ai propri clienti e ai propri lavoratori anche questa modalità di formazione. Vi ricordo che le slide che vedete potete scaricarle gratuitamente dal sito I'm Safe cliccando sul tasto Formazione e Slide per la formazione. Vi ricordo anche come rimanere in contatto con noi attraverso la pagina Facebook I'm Safe, il gruppo Facebook chiuso I'm Safe Community, l'account Twitter, la pagina LinkedIn e soprattutto il nostro canale YouTube dove troverete le registrazioni di tutti i nostri tutorial, di tutti i video informativi che abbiamo realizzato e soprattutto di tutti gli AMSAFE Speed Training realizzati dal 2022 ad oggi. Infine vi ricordiamo il nostro canale Telegram attraverso il quale potrete ricevere direttamente sul cellulare le notizie che noi selezioniamo e inviamo a tutti i nostri iscritti alle 9, alle 13 e alle 18 di ogni giornata e che abbiamo estratto dalle principali testate di settore. Infine vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube in modo da ricevere le notifiche quando carichiamo un nuovo video. Ma veniamo all'argomento di questo video. In data 17 aprile 2025, la conferenza unificata dello Stato e delle regioni e delle province autonome ha approvato l'accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori. Era un accordo molto atteso in quanto a seguito della modifica determinata dalla legge 215 del 21 all'articolo 37 aveva previsto appunto un accordo di revisione complessiva di tutte le attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sebbene questo accordo all'interno della norma fosse previsto per giugno 2022, nel corso degli anni non si è più ricevuta particolare notizia fino a maggio 2024, quando il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito la cosiddetta bozza definitiva che aveva inviato alla Conferenza delle Regioni sempre a maggio del 2024. Questa bozza è stata approvata a ottobre del 2024 dall'ufficio tecnico della conferenza, portata in approvazione per 2 sedute, dopodiché è stata ritirata ed è stata di nuovo presentata ad aprile del 2025, dopo una serie di modifiche che potete vedere nella parte introduttiva dell'accordo, è stato finalmente approvato e entrerà in vigore alla data di pubblicazione. Una delle modifiche introdotte riguarda i soggetti formatori. Sebbene su diverse attività formative, come RSPP e SPP, datore di lavoro, ponteggi, posizionamento mediante funi, CSE e CSP, attrezzature, segnaletica stradale, questi accordi o questi decreti già prevedevano degli specifici requisiti per il soggetto organizzatore. Alcune attività formative, in particolare i lavoratori, dirigenti e preposti, rimaneva esclusa dal campo di applicazione e quindi rimaneva in capo a chiunque la possibilità di organizzare queste attività formative. Con questa modifica, invece, i soggetti formatori sono diventati dei soggetti specifici. Abbiamo 3 soggetti: i soggetti istituzionali, i soggetti accreditati e gli altri soggetti. Quindi i soggetti istituzionali sono i ministeri, l'INAIL, l'INL, i vigili del fuoco. I soggetti accreditati sono quelli che sono accreditati con lo schema regionale. Infine gli altri soggetti sono i fondi interprofessionali, gli organismi paritetici e le associazioni sindacali. Mi raccomando, notate che all'interno della voce legata agli altri soggetti si fa specifico riferimento che questi possono erogare la formazione anche attraverso dei soggetti di diretta emanazione, ma questi soggetti devono essere di proprietà esclusiva o partecipati in prevalenza
da parte dei soggetti titolari di quel potere, quindi i fondi interprofessionali, gli organismi paritetici e le associazioni sindacali. Quindi un soggetto di diretta emanazione che non abbia queste caratteristiche dovrà essere accreditato presso lo schema regionale. Rimangono però esclusi quelli che sono i lavoratori, i preposti e i dirigenti, per i quali la norma permette ancora, ma solo al datore di lavoro, di poter organizzare i corsi per i propri lavoratori. Quindi solo nel caso della formazione lavoratori preposti e dirigenti, qualora questa formazione venga organizzata direttamente dal datore di lavoro di questi, non sarà necessario riferirsi ai soggetti formatori individuati prima, sebbene rimanga questa possibilità. Chiaramente però, sia che il soggetto formatore siano tra quelli previsti, sia che sia il datore di lavoro, i docenti devono essere docenti che abbiano uno dei requisiti di cui al decreto interministeriale del 6 marzo 2013 e per alcune tipologie di attività come gli spazi confinati e le attrezzature devono anche essere in possesso di requisiti aggiuntivi. Un altro elemento che è stato modificato in maniera significativa è la documentazione legata ai corsi di formazione. Tra l'altro c'è stato un allineamento di tutti i corsi di formazione su una certa richiesta documentale. Quindi se prima il progetto formativo era, riservato ai corsi da RSPP a SPP, ora il progetto formativo diventa obbligatorio per tutti i corsi, così come il registro delle presenze e il verbale delle verifiche finali. Tutta questa documentazione poi andrà a comporre il fascicolo del corso e infine ci sono state anche delle piccole modifiche agli attestati. Ma veniamo al progetto formativo. Il progetto formativo deve contenere almeno questi dati: gli obiettivi del corso di formazione, i risultati attesi, la strategia formativa, la struttura generale con la sequenza degli argomenti, la loro correlazione logica, i tempi e l'articolazione oraria, le modalità e i criteri di verifica e valutazione degli apprendimenti, la valutazione e il monitoraggio della qualità didattica e organizzativa. Per chi di voi utilizza AmSafe non avrà fatto fatica a riconoscere questi campi già nella sezione dei singoli corsi che trovate su AmSafe. Quindi il progetto formativo, per chi utilizza AmSafe, è già incluso all'interno del registro con tutti questi elementi minimi, anzi anche qualcuno in più. Poi abbiamo il verbale delle verifiche finali, che significa che l'organizzazione emette anche un verbale finale dove riporta i risultati delle verifiche. Questo verbale contiene i dati identificativi del soggetto formatore, i dati del corso, l'elenco delle persone ammesse alla verifica con il relativo esito. Ammessi perché si può essere ammessi alla verifica solo se si è frequentato almeno il 90% del monte ore del corso. Il luogo e la data della verifica finale, la sottoscrizione da parte del responsabile del progetto formativo e gli esiti documentati dei risultati. Qualora la verifica finale consiste in un colloquio, il verbale dovrà riportare quelli che sono gli argomenti che sono stati trattati durante il colloquio. Tutta la documentazione ora va a comporre un fascicolo del corso. Vedete che all'interno abbiamo i dati anagrafici, il registro delle presenze, l'elenco dei docenti con le firme, il progetto formativo, il programma del corso e il verbale di verifica finale. Questo fascicolo del corso, che non è un documento ad hoc ma è un insieme di documenti, deve essere custodito per 10 anni. Chiaramente per chi di voi utilizza AmSafe è sufficiente caricare la documentazione scansionata nella sezione documenti del corso per avere il rispetto di questi requisiti. E infine abbiamo gli attestati. Gli attestati devono riportare la denominazione del soggetto formatore, i dati anagrafici del partecipante al corso, tra i quali compare il codice fiscale.
la tipologia di corso con riferimento normativo e della durata, la modalità con cui è stato erogato il corso, la firma del legale rappresentante o di un suo incaricato e infine la data e luogo attraverso la quale poi si definisce anche la scadenza. Veniamo alle modifiche a quelli che sono i corsi che già erano normati. Uno dei corsi che più è stato impattato è proprio il corso preposti. Prima di tutto, il corso preposti, e così anche l'aggiornamento, non può più essere svolto in e-learning. Questo requisito era già stato previsto nella modifica articolo 37 della legge 215. Un'altra cosa già prevista in quella modifica e che quindi l'accordo in qualche modo sancisce definitivamente è il passaggio dall'aggiornamento ogni 5 anni o ogni 2 anni. In realtà l'aggiornamento ogni 5 anni, previsto nell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e ribadito nelle tabelle allegate all'accordo del 7 luglio 2016, in realtà non era propriamente vigente, in quanto l'allora articolo 37 non richiamava la possibilità di normare il corso preposti e dirigenti con un apposito accordo. Tuttavia era diventata ormai una prassi consolidata di rispettare quello che era contenuto in quell'accordo. Con la pubblicazione invece si passa all'aggiornamento ogni 2 anni. Chiaramente per i corsi che dovessero risultare scaduti alla data di entrata in vigore dell'accordo, in quanto prima c'era una scadenza diversa, un po' come era successo per il corso antincendio, si applicherà 1 anno di tempo per fare l'aggiornamento. Un'altra modifica molto importante è che non vale più l'equipollenza con l'aggiornamento lavoratori e dirigenti. Quindi se io faccio l'aggiornamento lavoratori o dirigenti, non mi esonera più dall'aggiornare il corso preposti. Invece il viceversa continua a valere. Questo significa che se avete erogato anche per i preposti l'aggiornamento lavoratori, dovete invece poi integrare l'aggiornamento dei preposti. Se invece i preposti li avete aggiornati con un aggiornamento specifico per preposti, continua a valere come aggiornamento dei lavoratori. Il corso iniziale dei preposti da 8 passa a 12 ore e ci sono state anche alcune modifiche ai contenuti, anche legati alle modifiche introdotte dalla legge 215, quindi tra i quali l'obbligo di individuazione dei preposti. Un'altra specificità che finalmente formalizza un qualcosa che già sapevamo è che il corso preposti vale anche come formazione articolo 97,3, quindi i preposti delle imprese affidatarie. Il corso dirigenti anche subisce una modifica e passa da un corso iniziale di 16 ore a 12 ore, con qualche modifica ai contenuti. Tuttavia viene previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, quindi si arriva a 18 ore, per le aziende del settore cantieristico. Anche il corso dirigente viene formalizzato che è valido per la formazione dei dirigenti delle imprese esecutrici. E infine l'aggiornamento resta comunque di 6 ore ogni 5 anni. Un'altra modifica riguarda il corso per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Se prima erano previsti 3 livelli, basso, medio e alto, in base al codice Ateco o ai livelli di rischio delle mansioni, ora questo scompare e rimane un corso uguale per tutti da 8 ore. È vero che il corso precedente era più lungo, però dovete considerare che il datore di lavoro ora fa già il corso da datore di lavoro, previsto da questo accordo, al quale si aggiungerà, se desidera anche svolgere i compiti del servizio di prevenzione, un ulteriore corso di 8 ore. E non è finita qui. A differenza di prima che c'erano i 3 livelli, adesso, in similitudine con quello che succede per RSPP e SPP, sono previsti dei moduli specialistici aggiuntivi. Il corso per il settore agricoltura da 16 ore, per la pesca da 12 ore, per le costruzioni da 16 ore e per il chimico da 16 ore. A differenza di RSPP e SPP non troviamo invece un modulo specialistico per il settore sanitario.
L'aggiornamento è di 8 ore ogni 5 anni, a prescindere dal settore di appartenenza. C'è poi una tabella che permette di considerare il passaggio dalla formazione precedente a quella nuova. E la vedete qui, quindi vedete che se io sono un datore di lavoro formato a rischio basso, ho un credito totale, ma solo per il modulo comune, chiaramente. Se ho svolto il corso da 32 ore, quello a medio rischio, ho il modulo comune e potrei avere un credito su agricoltura, silvicoltura e zootecnica, chiaramente, se allora avevo fatto un corso di quel settore. Stessa cosa per il rischio alto. Quindi, qualora nell'attestato, ad esempio rischio alto, sia riportato il settore costruzioni, ho il credito sia per il modulo comune che per il modulo specialistico, altrimenti no. Veniamo alle modifiche al corso RSPP-ASPP, che è anche quello che è stato normato più recentemente con l'accordo del 2016. Ci sono state alcune modifiche ai contenuti soprattutto del modulo A e del modulo C. In particolare il modulo C ha subito proprio una modifica ancora più indirizzata verso i sistemi di gestione. Il modulo SP1, che prima copriva agricoltura e pesca, ora si divide in SP1 per l'agricoltura e SP2 pesca. Così le costruzioni da SP2 diventa SP3, la sanità da SP3 diventa SP4, la chimica da SP4 diventa SP5. Viene inserito anche l'argomento delle molestie e aggressioni sul luogo di lavoro e chiaramente gli spazi confinati. Anche per il corso CSE e CSP ci sono state delle modifiche, ma non nel numero di ore né nelle modalità di erogazione, ma semplicemente nei contenuti, andando a inserire tutta una serie di attività di simulazioni, anche di redazione e analisi di documenti. Veniamo ora ad alcuni corsi nuovi introdotti, in particolare la formazione del datore di lavoro. Quindi tutti i datori di lavoro ora saranno oggetto di specifica formazione. Il corso ha una durata di 16 ore, composto da un modulo giuridico normativo e da un modulo dedicato all'organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro. In realtà la durata dei due moduli non è definita, ma solo la durata complessiva del corso. Per i datori di lavoro del settore cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, un po' come succede per i dirigenti. L'aggiornamento è di 8 ore ogni 5 anni, a prescindere dalla tipologia di settore. L'altro corso nuovo è la formazione per gli spazi confinati, un corso atteso da tantissimo tempo, da quando era uscito il DPR del 2011. Finalmente abbiamo anche questa parte, riguarda i lavoratori, i datori di lavoro e finalmente anche i lavoratori autonomi. Quindi in questo caso si applica un obbligo specifico per gli spazi confinati anche per i lavoratori autonomi. Il corso è di 12 ore per tutti. Il docente per la teoria, oltre ad avere uno o più dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013, deve anche avere un'esperienza documentata professionale di 3 anni negli spazi confinati. Per la parte pratica, invece, un'esperienza pratica di 3 anni, oltre ad avere i requisiti del formatore. L'aggiornamento è di 4 ore ogni 5 anni. Anche la parte sulla formazione e abilitazione all'uso di attrezzature ha subito qualche modifica. In particolare i docenti, sia per la parte teorica che per la parte pratica, devono avere uno o più requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013. Per la parte pratica è stato esplicitato che è richiesta un'esperienza professionale e pratica almeno triennale. Per tutti i corsi sparisce il modulo giuridico normativo che era di 1 ora.
ma viene aggiunta un'ora ai moduli teorici. Spariscono anche le 6 tonnellate come soglia di applicazione per gli escavatori idraulici, che quindi risulterebbero soggetti all'obbligo di abilitazione a prescindere dal loro peso. Nel carrello elevatore una modifica interessante è stata l'integrazione di un modulo aggiuntivo legato all'aggiunta di accessori per il sollevamento di persone e il sollevamento di carichi, solitamente legati ai telescopici. Sono state anche introdotte delle nuove attrezzature. Il carro raccogli frutta, che non è altro che una PLE per accedere, però legata ai campi, il caricatore per la movimentazione materiali che vedete sotto e infine i carri ponte, con un corso di formazione di 4 ore per la teoria e 6 per la pratica. Saranno previsti 2 percorsi formativi per il comando a terra col radiocomando o col comando a filo, oppure 6 ore per il comando in cabina. Cambiano anche le modalità di erogazione dei corsi. Quindi adesso abbiamo 3 tipologie: la presenza fisica, la videoconferenza sincrona e l'e-learning. Vi ricordo che la presenza fisica e videoconferenza sono stati assimilati per legge. Tuttavia ci sono dei casi in cui la videoconferenza non è stata consentita e siamo per gli spazi confinati e l'uso delle attrezzature. Un'altra modifica è stata l'e-learning, che non è più consentito per i preposti, dove prima era parzialmente previsto. Per il datore di lavoro RSPP era prevista in parte l'opportunità di erogarla in e-learning, adesso è del tutto eliminata. Il nuovo corso per datore di lavoro invece può essere erogato sia in presenza che in videoconferenza che in e-learning. Anche la verifica finale è stata normata, quindi è stato previsto per tutti i corsi un tipo di verifica, almeno per i corsi iniziali, con generalmente colloquio test, oppure test e prove pratiche o solo prove pratiche. Nel caso di uso di test, la norma specifica che devono essere previste almeno 30 domande. Anche le modalità di aggiornamento sono state riviste, in particolare è stata eliminata la possibilità per i preposti di effettuare l'aggiornamento in modalità e-learning. Non è possibile più effettuare in videoconferenza sincrona l'aggiornamento per le attrezzature, che in virtù di una circolare poteva anche essere esclusivamente teorica e quindi per assimilazione poteva anche essere in videoconferenza. Per quanto riguarda le modalità di verifiche, in questo caso di nuovo è previsto i colloqui, test o prove pratiche. Dove usiamo i test, qui il numero minimo di domande scende a 10. Sono anche state modificate le equipollenze, introdotte dal decreto del fare e poi inserite nell'accordo Stato-Regioni del 2016. Per quanto riguarda i corsi iniziali, la formazione da SPP ora permette l'equipollenza totale per tutte le funzioni di datore di lavoro RSPP. CSE e CSP anche permette l'equipollenza parziale per datore di lavoro RSPP. La formazione da datore di lavoro RSPP si modifica un po' le equipollenze per ottenere la qualifica da RSPP e CSE. Dirigente esonera dal corso datore di lavoro, ma non dal corso datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di servizio di prevenzione e protezione, mentre in precedenza la formazione a dirigente esonerava dal datore di lavoro RSPP rischio basso. Dirigente e preposto non danno più alcuna forma di esonero neanche parziale per RLS e il preposto non dà più un esonero parziale dal corso dirigenti. Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, le modifiche principali riguardano i preposti. Quindi l'aggiornamento lavoratori non dà più esonero dall'aggiornamento preposti, ma rimane il viceversa.
dirigente non dà più l'esonero dall'aggiornamento preposti, ma si è aggiunto un viceversa. Un elemento molto importante dell'accordo è stata l'introduzione della verifica dell'efficacia della formazione non solo più alla fine del corso, ma proprio durante la prestazione lavorativa. Questa era stata una previsione sempre della legge 215 che finalmente trova applicazione. In questo caso l'accordo specifica appunto questa verifica di efficacia non solo più alla fine del corso attraverso dei test, dei colloqui, delle prove pratiche, ma attraverso un'osservazione o altri strumenti sul luogo di lavoro. Questo è finalizzato a verificare e misurare l'effettivo cambiamento che una formazione potrebbe aver avuto. Per effettuare questa verifica l'accordo propone alcune modalità, quali l'analisi infortunistica aziendale. Quindi se ho avuto una serie di eventi riconducibili alla stessa attività, faccio un'attività formativa e vedo che gli eventi incidentali si riducono in maniera significativa, posso ritenere che ci sia stata effettivamente un'efficacia di quell'intervento formativo. Poi abbiamo la possibilità di erogare dei questionari da somministrare al personale per verificare a posteriori l'aver mantenuto certe competenze acquisite durante il corso, ma anche se quelle competenze hanno portato effettivamente a una modifica dei comportamenti o meno. Alternativamente si possono utilizzare delle checklist di valutazione da compilare sul luogo di lavoro in presenza dei preposti, dove si vanno a analizzare quelli che sono i comportamenti delle persone per verificare se rispetto a prima del corso i comportamenti sono effettivamente modificati o meno. L'accordo prevede che nell'ambito della riunione periodica debba essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l'efficacia formativa attraverso indicatori, criteri e strumenti stabiliti in sede di progettazione dell'attività formativa. Vi ringrazio a tutti per l'attenzione e vi ricordo che dentro AmSafe, nella news del 19 aprile 2025, trovate in allegato un documento dove c'è il testo completo dell'accordo con evidenziate quelle che sono le modifiche intervenute rispetto agli accordi precedenti.